L'ho sempre definito lo Splinter Cell kayak della VR, è uno sparatutto action stealth con una storia degna dei migliori film spionistici, dove l'obiettivo non è quello di eliminare i nemici dall'ombra, anche se potremmo farlo utilizzando diverse armi ed equipaggiamento, ma passare inosservati, scegliendo una delle possibili strade percorribili, distraendo nemici e aspettando il momento giusto per scivolare sull'acqua col nostro kayak, completando obiettivi col fine di sabotare i piani di un folle che minaccia il mondo di lanciare testate nucleari da un sottomarino balistico. Sembra la trama di un film hollywoodiano e invece è Phantom Covertops, gioco in VR sviluppato da N-Dreams, pensate un po', nel 2020. Ma allora perché ve ne sto parlando adesso? A dire il vero ho già fatto qualche gameplay e vi ho portato la recensione, ma mi sono accorto che moltissimi dei nuovi utenti arrivati sul canale e nuovi della VR non conoscono i classici titoli Oculus Studios quando ne parliamo, cioè quelli che dagli anni 2016 fino al 2020 hanno fatto grande la PC VR e portato giochi di altissima qualità e spessore. Quindi con questo video inauguro una nuova serie dedicata a farvi conoscere i classici Oculus Studios, grazie ai quali potrete conoscere la vera VR che ci ha fatto innamorare e che oggi, purtroppo, possiamo solo averne nostalgia. Ma partiamo subito col descrivere Phantom Covertops e capire perché dovete assolutamente recuperarlo se non lo conoscete ancora, ma prima assicuratevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi video dedicati ai classici, guardate il video fino alla fine e lasciate un like se vi piace. Partiamo subito. Se siete amanti del genere stealth, dove non conta l'azione bruta e il numero di proiettili sparati, ma la pianificazione, le scelte ponderate e l'azione silenziosa, Phantom Covertops vi offre un viaggio suddiviso in diverse missioni con lo scopo di fare onore al vostro nome in codice, Phantom. Fantasma. Il gioco si svolge esclusivamente all'interno del vostro kayak, cosa che detta così potrebbe sembrare noiosa, ma grazie all'eccellente lavoro di level design di N-Dreams si è riuscito a dare grande libertà di movimento e d'azione anche senza dover camminare continuamente abbassati per scivolare alle spalle del nemico per prenderlo di sorpresa, arrampicarsi o strisciare nell'ombra. Tutto è pensato per riuscire a scivolare silenziosamente nell'acqua grazie a una meccanica ben studiata che vi consente di gestire la velocità del vostro kayak in base alla forza impressa. Potete andare avanti, indietro, spingervi di lato, ruotare sul posto e affrontare le curve semplicemente immergendo la pagaia nell'acqua, arrestare il kayak sfruttando l'attrito e allontanarvi dagli ostacoli spingendovi con la pala. Avete 3 armi a disposizione, una pistola con silenziatore e un fucile di precisione con ottica telescopica e un fucile d'assalto per quando la situazione vi sfugge di mano e il nemico vi vede. L'equipaggiamento è suddiviso sul nostro corpo e su tasche poste davanti a noi sul kayak. Le armi sono disposte sul corpo e sul lato destro del kayak, mentre esplosivi e altri gadget si trovano su tasche davanti a noi e altro equipaggiamento come il binocolo e una torcia al plasma sono posizionati sempre sul kayak a portata di mano e infine un radar che indica presenza di nemici, il loro campo visivo e il livello di visibilità. Lungo il percorso avrete diverse strade da poter percorrere. Si possono disattivare le luci spegnendo interruttori, disattivando quadri elettrici oppure sparando direttamente su di esse. A volte sarete chiamati a dover aprire passaggi chiusi da lucchetti, sciogliendoli con la torcia al plasma, oppure facendo lo slalom tra ostacoli e mine d'acqua. E poi ci saranno diversi elementi sparsi per nascondere la vostra presenza. Infine, gadget come granate sonore o perfino i vostri caricatori possono essere lanciati per fare rumore e distrarre i nemici, e crearsi quindi uno spazio per passare inosservati. È uno stealth puro, quindi, che premia l'azione silenziosa e invisibile. Infatti il punteggio massimo vi verrà dato arrivando alla fine del livello senza uccisioni, allarmi e senza essere stati visti. Ci sono poi alcuni bonus che possono aumentare questo punteggio, come per esempio il poter colpire alcuni elementi rumorosi all'interno dell'ambiente, come estintori, pannelli elettrici, le luci, oppure la presenza di obiettivi VIP, cioè soldati ricercati da uccidere, ma che in questo caso non abbasseranno il vostro punteggio, anzi lo aumenteranno.
Uccidere solo se necessario o se autorizzati, quindi. Ma siete comunque liberi di fare come vi pare. Ed eliminare chiunque vi si trovi davanti, a patto di avere abbastanza munizioni. Ci sono anche delle piccole boss fight e momenti d'azione in cui sarete chiamati a farvi l'arco sparando, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti. Phantom Covert Ops offre anche alcune modalità di gioco e sfide a tempo, sfide di tiro, percorsi a ostacoli, eccetera. Non potevano mancare poi collezionabili e sbloccabili come peluche da trovare in ogni livello in posti nascosti, oppure altoparlanti da mettere a tacere sparandogli. E poi personalizzazioni per l'equipaggiamento e per il kayak. E sì, c'è anche spazio per qualcosa di demenziale come la skin per il kayak che lo trasforma in un coccodrillo gonfiabile. Ma ora, com'è Phantom Covert Ops a livello tecnico? Beh, ragazzi, c'è poco da dire. I giochi di luce e ombra fanno un lavoro eccellente nel farvi sentire realmente al buio, la foschia sul filo dell'acqua, il dettaglio del kayak, del vostro corpo, delle armi, dell'equipaggiamento, i riflessi sulla superficie dell'acqua, le increspature, la vegetazione palustre. Insomma, non l'avrei inserito in questa serie se non fosse stato stupefacente. Provare per credere anche per quanto riguarda la versione Quest, per la quale è stato fatto un lavoro di conversione eccellente. Non posso fare altro che lasciarvi il link in descrizione per l'acquisto col 10% di sconto. Ricordate che Phantom Covert Ops è in cross-buy, quindi acquistandolo avete sia la versione Quest che PC Rift, che adesso si chiama PCVR Link. È un acquisto sicuro, nel senso che difficilmente può non incontrare i vostri gusti e a parere mio è uno dei classici Oculus Studios che non può mancare nella libreria di un vero giocatore di R. Fatemi sapere tra i commenti se l'avete giocato, oppure se questo video vi ha fatto conoscere un titolo che ancora non conoscevate e se quindi lo acquisterete tramite il mio link per avere lo sconto. Grazie per la visione completa, like, iscrizione, continuate a seguire per altri classici Oculus e supportate la baia utilizzando il tasto super grazie che trovate sotto al video per lasciare qualche doblone nel forziere. Dal capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia, un saluto marmaglia. Oh oh!